Carol Compton, una donna che aveva capacità sovrannaturali o che era posseduta da qualche spirito demoniaco? Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Ma prima di iniziarlo, appunto, come di consuetudine, vi invito ad iscrivervi al canale, di attivare tutte le campanelline, di tempestarlo di like e di condividerlo su tutti i vostri social. Ma ora partiamo, perché oggi voglio raccontarvi una storia che davvero è inquietante. Parliamo di una persona che si chiama Carol Compton, una donna britannica nata negli anni '80. Una persona che fu coinvolta in un caso giudiziario italiano dove venne accusata, pensate un po', di stregoneria, di incendio doloso e di tentato omicidio. La sua storia, appunto per svariati motivi, divenne un caso mediatico di altissimo livello, poiché sembrava richiamare credenze medievali, superstizioni, proprio riguardanti a fenomeni paranormali. Ma iniziamo ovviamente dall'inizio, perché Carol nacque in Scozia nel 1957. Fin da giovane condusse una vita praticamente normale e non sono mai avvenuti casi particolari dove facessero pensare che in qualche modo a una connessione col paranormale. Tuttavia la sua storia però ebbe un destino molto tragico una volta che si è trasferita in Italia col suo fidanzato alla fine degli anni '80. Infatti raga, proprio nel 1982 Carol prese questa decisione proprio di trasferirsi qui per seguire il suo ragazzo, che all'epoca era un militare italiano. Per mantenersi e non pesare del tutto al 100% su di lui, trovò un impiego come tata in svariate famiglie molto benestanti. Fu proprio in questo contesto che iniziarono ad accadere avvenimenti davvero strani e inquietanti, ma soprattutto inspiegabili, che l'avrebbero poi successivamente portata ad essere accusata di crimini davvero gravi. I primi episodi sospetti si verificarono appunto nella famiglia Ricci, dove Carol appunto lavorava come tata per il figlio della coppia. Poco dopo il suo arrivo, circa una decina di giorni dopo, iniziarono a verificarsi incendi davvero anomali in questa abitazione. Oggetti che prendevano fuoco senza alcun motivo apparente e persino un'immagine sacra misteriosamente cadde per terra frantumandosi. Questi avvenimenti ovviamente allarmarono immediatamente la famiglia, che iniziò immediatamente a sospettare di una terrificante forza maligna. Dopo essere stata licenziata, Carol però trovò immediatamente impiego in un'altra famiglia chiamata i Tonti. Anche qui i fenomeni inspiegabili non tardarono a manifestarsi. Oggetti che si spostavano da soli, incendi improvvisi inspiegabili e uno strano senso di inquietudine pervase tutta questa abitazione.
Ma l'evento più scioccante, ragazzi, però, che si verificò nella famiglia dei Tonti fu un incendio che divampò improvvisamente nella stanza della famiglia della nonna, praticamente quasi togliendole la vita. Questo evento però, a differenza della famiglia precedente, portò immediatamente a denunciare Carol. Ma andiamo avanti col tempo, perché nell'anno successivo, ovvero nel 1983, Carol fu arrestata con l'accusa di incendio doloso e di tentato omicidio. Durante il processo però emersero numerose testimonianze contro di lei, che la descrivevano sia come una persona molto inquietante e per di più associata ad eventi inspiegabili. Raga, pensate che alcune persone iniziarono addirittura a paragonare il suo caso con i processi di stregoneria del passato. La difesa cercò in tutti i modi di spiegare, insomma di far capire che non ci fu nessun tipo di connessione concreta che Carol fu la causa di tutto quello che stava accadendo. Tuttavia però la superstizione e il clima di paura, di tensione che si erano creati attorno a Carol giocarono un ruolo molto determinante durante questo processo. Dopo mesi e mesi di svariate udienze, nel 1984, Carol Compton fu condannata a 2 anni di reclusione per incendio doloso, ma fortunatamente assolta dall'accusa di tentato omicidio. Dopo aver scontato però solamente 16 mesi di reclusione, Carol fu rilasciata per buona condotta. Da quel preciso momento in cui uscì dal carcere si trasferì ovviamente e immediatamente in Gran Bretagna col tentativo di lasciarsi alle spalle tutto quello che era accaduto qui in Italia e tutto il dolore e la sofferenza che lei aveva provato, ma non solo dolore e sofferenze, tutto quello che l'aveva resa così famosa. Nel 1990 infatti pubblicò un libro chiamato Superstition, in cui raccontava tutto quello che era accaduto, spiegando bene effettivamente come erano andate le cose secondo la sua versione dei fatti, e ha dichiarato a tutto il mondo di essere stata vittima di un'ingiustizia. Ancora tutt'oggi infatti il caso di Carol Compton rimane avvolto in un fittissimo mistero. Alcuni credono infatti che sia stata davvero coinvolta in fenomeni paranormali, mentre invece altre persone credevano che tutti gli incendi divampati nelle varie abitazioni appunto in cui lei lavorava erano stati una pura casualità, ma non solo coincidenze o addirittura pura superstizione o addirittura suggestione collettiva e pregiudizi radicati nelle superstizioni popolari.
Ma ragazzi, indipendentemente dalla verità, che non si saprà mai, penso, la sua storia continua a suscitare un fortissimo dibattito e interesse, rappresentando un raro esempio di come antiche paure e credenze possono avere ancora un impatto così negativo sulla società moderna. Ragazzi, purtroppo questo è un video abbastanza corto, lo so, ma sto preparando qualcosa di veramente particolare. Per ora questo video termina qua. Mi raccomando raga, commentate, iscrivetevi a questo canale, attivate tutte le campanelline e condividete questo video su tutti i vostri social. Io nel frattempo vi auguro un buon proseguimento di settimana e ci vediamo appunto nel mio prossimo video. Ciao raga e stay tuned!